Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vi parlerò di come costruire il famoso laccio per pescare serra. Ma prima di tutto una piccola precisazione. Io non sono l'inventore di questa favolosa esca, bensì ho preso spunto da modelli già esistenti. Per quanto riguarda i materiali, vi lascio il link in descrizione di tutto quello che sto utilizzando. Ma cominciamo con quello che ci serve. Innanzitutto ci serve un laccio che non è altro che un elastico della Fionda e il diametro lo potete vedere benissimo voi. Potete utilizzare anche il diametro un pochino più spesso o un pochino più sottile, non importa. Abbiamo bisogno di piombi da 15 o 20 grammi a seconda dell'azione della vostra canna, del filo d'acciaio autosaldante. Io utilizzo una misura dalle 50 libbre in su per un semplice motivo, perché serra dopo serra non voglio che si rovini il filo. Dopodiché abbiamo bisogno di 2 o 3 ancorette con lo split rig e a seconda della variante di come vogliamo farla, se vogliamo inserire un raglu misura 10.5 o 12.5 o eventualmente abbiamo bisogno di un amo 1.0, 2.0, sia gambo lungo che gambo corto, non fa molta differenza, e abbiamo bisogno di alcune perline, solo di una perlina per esca. Tra gli altri attrezzi che ci serviranno sicuramente abbiamo bisogno di un paio di tronchesine, io utilizzo anche un paio di pinze, una candela, e quando si utilizza il cavetto d'acciaio secondo me la candela è fondamentale perché è come se avessimo una mano in più, un pezzettino di filo del 60, del 70 e servirà per inserire il cavetto d'acciaio all'interno del tubicino e un piccolo bilancino per capire un attimo quanto pesa la nostra esca. Vi ricordo, vi metterò tutto quanto in descrizione. Quando comincio il lavoro la prima cosa che faccio è accendo subito la candela. Ci prepariamo il materiale e tagliamo 3 striscioline di 10 cm di elastico. Una volta che abbiamo fatto questa cosa qui, cosa facciamo? Prendiamo il nostro filo d'acciaio. Anche qui, quanto ne abbiamo bisogno? All'incirca ne tagliamo una quarantina di centimetri. Qui usiamo le tronchesine, se no roviniamo le forbici. Perfetto. Allora, vi farò vedere la variante, quella con l'amo. Vedete, è molto semplice. Inserisco il filo d'acciaio all'interno dell'amo, dell'occhiello dell'amo. E lo vado a chiudere girando l'amo così. Vedete la candela quanto è utile? Aspetto 2 secondi, soffio un po' e vado a tagliare questo pezzettino in eccesso. Ora abbiamo fatto la prima parte, non ci resta che inserire tutto il corpo del laccio. Quindi, prima la pallina. Eccola qui. Poi mettiamo il nostro piombo, io adesso metto un piombo da una ventina di grammi. Lo facciamo scorrere fino in fondo, ecco qui, e poi inserisco il primo tubicino. Un tubicino è inserito, metto lo split rig con l'ancoretta, vedete? Ecco qui, e arriva a battuta. Già sta prendendo forma, Facciamo la stessa identica cosa anche per il secondo pezzettino di elastico. Così, con la seconda ancoretta. Come vedete ci abbiamo messo neanche 30 secondi e già è praticamente finito. Adesso però ci dobbiamo un attimino fermare. Perché? Perché non possiamo mettere l'elastico e fare il nodino allo stesso punto. Vedete cosa faccio io? Arrivo qui, prendo la misura, più o meno qui vorrei che uscisse la testina della mia eschina. Eccola qua. Mi sono preso una mia bella misura. Faccio 1, 2, 3 giri e lo vado sempre a saldare. È il processo più semplice e veloce. Mi raccomando, non bruciatelo.
Ecco qui, ora è perfetto. Come facciamo però a inserirlo con una staffare qui? Ecco che ci viene in aiuto il nostro bel filo. Lo inserisco, vedete, da una parte e poi entrambe le estremità le vado a inserire all'interno dell'elastico. Ecco fatto. Ora non mi resta che tirare. Stiamo un po' violentando. Tac. Ecco qui. Vedete? Davvero semplicissimo. Ora, per evitare che questo possa fuoriuscire, ci metto un piccolo split. Qui utilizziamo le pinzettine apposite per fare questo lavoro qui. Perfetto. Questo lo andiamo a attaccare al nostro snap. E qui invece sull'amo cosa ci andiamo a mettere? Ci andiamo a mettere un po' quello che ci pare. Io ci metto personalmente un pezzettino lungo circa una decina di centimetri di questo elastico. E come faccio? In maniera molto semplice, prendo la misura, questo uscirà più o meno qui. Lo innesco come se fosse un vero e proprio vermicello. Un po' duro, se volete mettere un po' di saliva lo aiuta sicuramente. Ecco qui, è fatto. Per renderlo un po' più mobile cosa faccio? Lo vado a tagliare a metà. Certo, non è il lavoro più bello del mondo, ma vi assicuro che funziona. Ecco qui ragazzi, il laccio è praticamente fatto. Come avete visto ci vogliono veramente 10 secondi. Allora, quali varianti possiamo fare con questa tipologia di laccio? Ve le faccio vedere subito. Invece di mettere l'elastico anche alla fine del laccio, possiamo mettere un piccolo raglu e vi farò vedere come farlo, oppure possiamo mettere un polpettino, uno shed, quello che vi pare. E ovviamente il raglu e l'elastico stesso avranno una tenuta molto maggiore ai morsi di serra rispetto ad un altro tipo di esca morbida che tenderà a rompersi. Tuttavia con l'amo possiamo poi mettere quello che ci pare. Un'altra variante è quella di sostituire le ancorette con degli ami singoli. L'importante è che abbiano l'occhiello piegato in modo tale che possano sostanzialmente scorrere sul filo d'acciaio. Ora vi faccio vedere come andare a creare il nostro raglu. Allora, per poter montare il raglu cosa dobbiamo fare? Dobbiamo innanzitutto togliere l'amo da raglu stesso e dobbiamo creare una montatura col filo d'acciaio. Tagliamo giusto un pezzettino e cosa facciamo? Come abbiamo fatto prima, stavolta lo facciamo molto più corto e vedete, girate sempre l'amo. Molto corto, mi sto ustionato un dito. Anche qui calcolo la misura del raglu più un altro pezzettino, vi farò vedere subito per quale motivo. Ok, più o meno lo possiamo fare così lungo. Lo chiudo dall'altra parte, se riesco unisco anche quest'altro pezzettino. Oh, perfetto. Così è un pochino più solido. Non fatelo bruciare, se no l'ho un po' sbruciacchiato, giusto per farlo di fretta. Però comunque questo reggerà. Ora dobbiamo inserire tutto questo nel corpo del raglu. Come facciamo? Sempre con il nostro meraviglioso filo del 60. Quindi lo passo qui dentro. Passiamo il nostro filo all'interno del raglu. Ecco qui. E ce lo portiamo via. Vedete? C'è un piccolo pezzettino che esce, ma non è un grosso problema. Cosa andiamo a fare? Ci mettiamo un pezzettino di elastico. Eccolo qua. Io me lo taglio proprio un pezzettino così. Diamo una sistemata pure a questa parte.
Ecco qua. C'è chi addirittura taglia il ragù, taglia questa piccola parte, ma sostanzialmente non fa nulla. Ovviamente cosa facciamo? Invece di attaccare l'amo qui, come prima cosa attaccheremo questo direttamente qui. Come avete visto ci abbiamo messo davvero pochissimo a realizzare un laccio, ci vogliono circa 5 minuti, 10 minuti se magari è la prima volta che lo fate. Abbiamo visto che possiamo terminare la coda sia in maniera semplice col laccio stesso oppure utilizzando un raglu o utilizzando un altro tipo di esca. E la forma del raglu è molto semplice da realizzare. Il mio consiglio è questo. Evitiamo di mettere troppe perline, troppe cose particolari. La semplicità è quella che paga sempre e ci permette di realizzarlo in 1/10 di secondo. Non deve muoversi in maniera molto particolare in acqua, perché vi posso assicurare che questa cosa qui in acqua non si muove, però piace. E alla fine noi dobbiamo pescare con quello che piace al pesce, non con quello che piace a noi. Ovviamente mettendo un ragù sembrerà che si muova meglio, ma vi posso garantire che io li ho presi tanti con questo, così come tanti con quello, e lo avete visto nel video. Ora ragazzi, se poi avete qualche variante più catturante, più simpatica, che può funzionare meglio, scrivetelo nei commenti e sarà bello poter realizzare piano piano insieme un'esca ancora più vincente. Per quanto riguarda i materiali, vi ricordo che trovate tutto quanto in descrizione. L'elastico ve ne ho messo di diversi colori, potete sceglierli voi. Io avevo comprato alla fine questo verde e quello arancione, ho pescato con entrambi. Sarebbe interessante provare anche il rosa, che secondo me è un colore che può funzionare molto bene, e il giallo se si dovesse trovare. Con questo vi saluto, vi abbraccio, ci vediamo alla prossima. Ciao!